Il problema fu affrontato con un concetto nuovo ai primi del Novecento, con le prime leggi dello Stato unitario sulla bonifica. Ma il governo in quel momento, forse anche per scarsità dei mezzi finanziari che aveva, riconobbe come suscettibile di bonifica solo il comprensorio della bonificazione pontina, cioè circa 27-28 mila ettari che in gran parte erano stati bonificati da Pio VI e poi erano purtroppo degradati. L'area più vasta, quella al di là della riva destra del Sisto, che è un fiume parallelo al canale Linea, quella era restata allo stato di natura e era la più tormentata per i dislivelli, per gli acquitrini, per le piscine. Era fittamente boscata, aveva ampie radure che venivano utilizzate per l'allevamento del bestiame, in parte anche per la transumanza che era molto attiva nei mesi invernali, ed era quella che pregiudicava di più il sistema idrico e l'igiene della zona. In questo territorio si profilò la necessità di un intervento di bonifica integrativo di quello che c'era stato nella bonificazione pontina verso gli anni del dopoguerra, della prima guerra mondiale, quando per risolvere i problemi della disoccupazione il governo finanziò interventi di natura risanatrice, di recupero della terra incolta alle iniziative private. Queste furono particolarmente attente ad assicurarsi i fondi e tra queste si pose in una posizione dominante una società bonifiche pontine, società che venne costituita con i capitali del Banco di Roma e poi alcuni grossi possidenti dell'Agropontino divennero soci di questa società conferendo i loro territori in cambio di azioni. Dunque da quel momento si pone all'attenzione del Paese, all'attenzione dell'opinione pubblica, l'urgenza di bonificare anche Piscinara. Il primo interessamento quindi per la bonifica di Piscinara, mentre quella della bonificazione pontina riprendeva gradualmente con il finanziamento dello Stato perché aveva riconosciuto meritevole di bonifica quel territorio, Piscinara interessò i privati. Alla fine i privati, i più accorti, i possidenti più accorti del territorio, intervennero e crearono il Consorzio di Piscinara, un'associazione di proprietari terrieri ai quali lo Stato dava in concessione i lavori per la bonifica. Lo Stato interveniva in modo adeguato con fondi cospicui, mi pare il 75%. Per il resto a metà provvedeva sia la provincia che i privati. Quindi i privati con un contributo del 12,50% potevano risanare il territorio e recuperare le terre impaludate, le terre scarsamente coltivate e metterle a coltura. Era un progetto che naturalmente richiedeva capacità, tempi di attesa e molte energie. Quindi il progetto industriale presentato dalla Società Bonifiche Pontine prevedeva di risanare i terreni, prepararli per la messa a coltura, creare un bacino idrico a ridosso della collina, in località Giulianello, per disporre dell'acqua da utilizzare poi per irrigare i terreni. E tra l'altro prevedeva anche l'appoderamento e la vendita dei terreni risanati a piccoli lotti e
cosa più straordinaria, ma come dire, per abbindolare l'opinione pubblica locale e nazionale, prevedeva addirittura la creazione di una città nuova. L'idea, la proposta di creare una città nella zona di bonifica risale proprio all'amministratore delegato di questa società, che era un milanese molto attivo, molto intraprendente. Però non riuscì a convincere i consorziati locali, i quali ebbero sempre un atteggiamento di freno, di ostilità latente. E insomma la cosa non andò a buon fine, scoppiò uno scandalo, ci fu una inchiesta amministrativa, una inchiesta governativa voluta e istituita da Benito Mussolini, però le conclusioni di questa commissione, che furono fortemente negative per la società, furono bloccate da Mussolini, sicuramente per interessi molto generali. Fatto sta che poi l'azione, la presenza e l'operatività di questa società di bonifiche si ridusse totalmente fino a scomparire, perché poi alla fine fallì e i suoi terreni, che erano cospicui, molto numerosi, furono comprati da società immobiliari che operavano a Roma. Intanto il consorzio di bonifica di Piscinara, superata la crisi e riorganizzatosi, chiamò alla sua direzione un esperto di bonifiche, l'ingegnere Natale Prampolini, che era l'artefice della bonifica nel Modenese ed era un'autorità. Piano piano lui rimise in ordine le cose, stabilì nuovi rapporti con il Ministero dell'Agricoltura, era in buoni rapporti con Mussolini e quindi utilizzò tutte queste agevolazioni personali per sostenere il programma del Consorzio di Piscinara.